Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me. Una giovane, affiatata coppia di successo, uccisa barbaramente nel loro appartamento. Il killer, l'ex coinquilino, un bravo ragazzo di 21 anni, iscritto alla facoltà di scienze infermieristiche. Il movente, l'invidia. Oggi vi racconto la storia di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, uccisi da Antonio De Marco nel loro appartamento di via Montello 2, a Lecce. Una giovane coppia è stata uccisa a Lecce la sera del 21 settembre 2020. La giovane coppia è stata uccisa con 79 coltellate nel loro appartamento al secondo piano di una palazzina in via Montello 2, non lontano dalla stazione ferroviaria. Daniele De Santis ha 33 anni ed è un arbitro della Serie C nella zona di Lecce. Inoltre gestisce un bed and breakfast. È stato ucciso da 38 coltellate. Eleonora Manta ha 30 anni e ha appena vinto un concorso importante all'INPS. Si è laureata a pieni voti in giurisprudenza e ha fatto anche una scuola di magistratura. È stata uccisa con 41 coltellate. La giovane coppia era appena andata a convivere. I corpi sono riversi in una pozza di sangue. I due ragazzi hanno tentato di opporsi al killer che si è presentato a loro con il volto coperto, ma non ci sono riusciti. Gli inquilini del palazzo raccontano di aver sentito un forte frastuono poco prima delle 21:30 all'interno delle scale del palazzo e di aver dato subito l'allarme. Qualcuno ha anche visto il possibile omicida scappare con il volto coperto, uno zainetto e con in mano ancora il coltello insanguinato. Nell'immediato sono scattati subito diversi posti di blocco, mentre i carabinieri del gruppo investigativo insieme ai carabinieri del gruppo operativo e radiomobile, affiancati dai colleghi della polizia scientifica, hanno raccolto tutte le informazioni sulla scena del crimine. Hanno fatto dei minuziosi rilevamenti, soprattutto sulla rampa di scale che conduceva all'appartamento dei due giovani ragazzi. Vengono interrogati tutti i testimoni, vengono visionate tutte le videocamere di sorveglianza della zona e sono passate al setaccio i due cellulari delle vittime. Nel piazzale antistante il condominio vengono ritrovati 5 bigliettini e una fascetta serracavo. I 5 bigliettini sono il cronoprogramma di un omicidio premeditato. Uno di questi bigliettini contiene anche tracce ematiche. Sui bigliettini ci sono frasi come acqua bollente, candeggina, pulizia, soda. Uno dei 5 bigliettini contiene il percorso da fare per allontanarsi dall'appartamento senza essere ripreso da nessuna videocamera di videosorveglianza. Inoltre, altre 2 fascette serracavo, simili a quella trovata nel piazzale, sono state ritrovate davanti all'appartamento dei 2 ragazzi uccisi. Il killer viene individuato dopo una sola settimana. Si tratta dell'ex coinquilino della coppia, un giovane ragazzo di 21 anni, iscritto alla facoltà di scienze infermieristiche, che si chiama Antonio De Marco. Solitario, con pochi amici, nessun elemento degno di nota nella sua storia, tranne diversi interventi ortopedici alla schiena. Risultati discreti a scuola, il trasferimento dal suo paese Casarano a Lecce per frequentare la facoltà di scienze infermieristiche. Antonio passa la maggior parte del suo tempo libero chiuso nella sua camera, soprattutto a leggere fumetti manga. Il primo intervento chirurgico risale al 2012, mentre l'ultimo, quello che ha risolto il problema di Antonio, che era quello di stabilizzare le vertebre, è avvenuto nel 2019. Da tempo i suoi genitori avevano intuito un disagio in Antonio e l'avevano attribuito proprio allo stress di quegli interventi.
Così, a 7 anni di distanza dal primo intervento, spronano Antonio a rivolgersi a uno psicologo, soprattutto per quelle crisi di pianto improvviso che lo coglievano. Antonio però fa una sola seduta qualche mese prima dell'omicidio e decide subito di interrompere. Non vuole utilizzare un aiuto esterno. Ripiomba così nei suoi problemi. Si chiude in casa, non esce di più ed è colto sempre più spesso dalle crisi di pianto. Il fatto di essere stato il coinquilino della coppia e tutti gli accertamenti degli inquirenti, tra i quali le telecamere di videosorveglianza, le intercettazioni, la comparazione della calligrafia dei bigliettini, non gli ha lasciato scampo. I tre erano stati coinquilini. Eleonora lavorava a Brindisi e si recava nell'appartamento per andare a trovare Daniele, il suo ragazzo. I tre in realtà non hanno molto legato, familiarizzato, perché ognuno viveva nella propria stanza e condividevano soltanto i servizi. Tra di loro non si era creato nessun rapporto, se non formale. Inoltre, poco dopo, i due fidanzati chiedono ad Antonio di lasciare libera la stanza perché hanno deciso di convivere in quell'appartamento e lo vogliono ristrutturare. Questa decisione apparentemente non ha causato nessuna reazione drammatica nel rapporto tra i due fidanzati e il coinquilino. Tuttavia Antonio ha cominciato a nutrire nei loro confronti una rabbia cieca. Loro erano tutto quello che non era lui. Erano felici, innamorati e di successo. Da quanto è emerso da vari interrogatori e soprattutto dagli scritti di Antonio trovati sui loro computer, questo è un omicidio premeditato nei minimi dettagli. Antonio non sopportava l'amore e la felicità dei due fidanzati. Non sopportava il fatto di non riuscire ad avere una relazione stabile. Eppure ci aveva provato sia nel paese di origine, a Casarano, sia recentemente a Lecce. Era stato infatti appena rifiutato da una compagna di corso. Non sarò totalmente solo. Devo imparare a diventare amico dell'oscurità. Non devo più avere paura del buio. L'oscurità è mia amica. Il buio è mio amico. L'oscurità è l'unica cosa che non mi abbandonerà mai. Io non ho fatto nulla di male per meritarmi questa sofferenza ed è per questa ragione che non l'accetto. Così come questa sofferenza non è accettata da me, non sarà accettata neanche dagli altri, perché ho intenzione di farli soffrire come sto soffrendo io. Qualcuno deve pagare per ciò che mi succede, non importa chi. Ora ho una rabbia spaventosa. Ho deciso che se entro la fine di quest'anno non avrò una ragazza, ucciderò una persona. Mercoledì ho avuto una crisi. Mentre stringevo il cuscino ho pensato che a differenza mia gli altri abbracciano delle vere ragazze e così sono scoppiato a piangere. Ho comprato qualche attrezzo, voglio farlo, voglio uccidere qualcuno. Ho accettato la stanza della stessa casa di Flavio, perché di questa ho già le chiavi e quando andrò via potrò uccidere Daniele. Mi piacerebbe una donna per prima, ma penso che così sia una buona base di partenza. Ogni giorno che passa sento che divento sempre meno umano, ma che ci posso fare? Non è colpa mia se nessuno mi ama. Mercoledì sono stato malissimo, veramente male, mai stato così male finora. Ho pregato la Madonna in ginocchio affinché facesse finire tutto quel dolore, ma non è successo. Non so cosa fare, mi sento morire. Ma perché non sono amato da nessuna? Ma faccio veramente così schifo? Io voglio stare bene. Ho deciso che ucciderò Daniele. Se Dio, se il destino, se il caso non vuole che Daniele
e altre persone muoiano, allora deve farmi incontrare una ragazza che voglia stare con me, altrimenti non mi fermerò mai e ucciderò sempre più persone. Ho deciso di intraprendere una vendetta contro Dio, il mondo e la mia vita, la vita che odio così tanto. Il primo contatto tra Antonio e Daniele avviene il 29 ottobre del 2019 tramite WhatsApp, quando Antonio chiede a Daniele la possibilità di affittare una stanza all'interno dello stabile di via Montello 2 a Lecce. Successivamente Antonio conoscerà anche Eleonora, ma il rapporto tra i tre non andrà mai oltre la dinamica di un normale rapporto tra padrone di lavoro e inquilino. Tant'è vero che Daniele salverà il numero di Antonio non sotto il suo nome, ma sotto il nome infermiera. Daniele parlerà genericamente di un'infermiera anche con Eleonora. Non chiamerà mai Antonio per nome. Il 29 ottobre Antonio conferma la stanza a Daniele perché gli è comoda per andare a lezione. Rimarrà in quella casa fino al 30 novembre. Poi la giovane coppia non lo sentirà più, fino al 6 luglio, quando Antonio contatta di nuovo Daniele per chiedere se è possibile affittare nuovamente la stanza, che gli sarebbe molto comoda per raggiungere l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove deve fare il tirocinio. I due sono d'accordo e Daniele avvisa Eleonora con un messaggio WhatsApp dove scrive: l'infermiera è tornata. I due hanno commentato con una risata. Infatti è riportato proprio nel decreto d'arresto che hanno scritto letteralmente ah 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 ah, ed Eleonora ha chiuso il messaggio scrivendo: ed è tutto come prima. Gli inquirenti sospettano che si rivolgono a un fatto accaduto nella convivenza precedente, quella che va dal 30 ottobre al 30 novembre del 2019. Una convivenza che non è stata proprio senza problemi. Un'amica di Eleonora infatti racconta che la ragazza era molto a disagio in quella casa quando c'era Antonio. Gli investigatori ipotizzano che in quel mese di convivenza sia successo qualcosa che ha fatto scattare l'ira di Antonio. Il 3 luglio Antonio condivide su Facebook un post tratto dal gruppo Universo Psicologia che parla di vendetta, un piatto da servire freddo. È vero che vendicarsi non risolve il problema, ma per qualche istante ti senti soddisfatto. E sotto 2 faccine sorridenti. Ma questo post era rivolto a Daniele e Eleonora? Proprio 3 giorni dopo, Antonio contatta Daniele per chiedere se è possibile nuovamente affittare la stanza. O forse il risentimento è nato dopo, quando Daniele ha chiesto ad Antonio di liberare la stanza per poter andare a viverci con Eleonora? Antonio però non ha mai contestato il fatto di dover lasciare quell'appartamento. Sono domande che per ora non trovano risposta. Ci sono poche risposte in questa storia e ci sono poche persone che possono dire di conoscere Antonio. Viene descritto per lo più come un ragazzo calmo e tranquillo, così calmo anche dopo l'omicidio che il giorno dei funerali di Eleonora e di Daniele è andato a una festa di una sua compagna di corso. Dopo l'omicidio Antonio ha cancellato dal suo telefono il numero di Daniele e lo ha anche bloccato, forse nel vano tentativo di non farsi trovare dagli inquirenti. La ricostruzione dei fatti parte inevitabilmente dal 21 settembre 2020, la sera dell'omicidio. Antonio De Marco, l'ex coinquilino della giovane coppia, aveva fatto una copia della chiave di quell'appartamento e quella sera si è presentato a volto coperto all'improvviso, cogliendo di sorpresa la giovane coppia che stava cenando. Da via Fleming, un'abitazione che Antonio condivide con altri 2 ragazzi, si dirige a piedi verso via San Giovanni e San Filippo, verso un negozio di fumetti. Poco prima che entri in quel negozio, i carabinieri telefonano al commerciante e lo avvisano che stanno indagando su un ladro
e che se entra un ragazzo e lo paga in contanti, lui non deve assolutamente toccare quelle banconote. Poco dopo Antonio entra nel negozio e va subito nel fondo del locale, come se avesse il timore di essere seguito. Poi sceglie un libretto black cover che costa 6,90 €. Va alla cassa, lascia 20 €, il negoziante gli dà il resto e il ragazzo esce dal negozio. Subito dopo i carabinieri in borghese entrano e prelevano quella banconota. In quel modo si sono assicurati le impronte digitali di Antonio De Marco. Il confronto tra le impronte pervenute nell'appartamento e le impronte rilevate sulla banconota da 20 € è schiacciante. I militari però continuano a seguire Antonio. La sera del sabato 26 settembre, il giorno del funerale di Eleonora e Daniele, il ragazzo va ad una festa di una sua compagna di corso. Il giorno successivo, la domenica 27 settembre, Antonio si reca in un appartamento in via Gobetti. Si reca da una escort. Entra nella casa della donna, consuma un rapporto, paga il prezzo pattuito e se ne va. Subito dopo entrano 2 carabinieri che requisiscono, imbustano e repertono 2 preservativi e dei fazzolettini utilizzati dal ragazzo. In questo modo hanno in mano anche il DNA di Antonio, che possono confrontare con i rilievi effettuati sulla scena del crimine. Il giorno successivo, il lunedì 28 settembre, i carabinieri lo arrestano presso l'ospedale in cui sta facendo il tirocinio e lo conducono nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce. Al momento dell'arresto Antonio è rimasto impassibile. Ha solo chiesto da quanto tempo lo stessero pedinando. Nel momento dell'arresto Antonio ha motivato l'omicidio dicendo: «Ho fatto una cavolata, li vedevo troppo felici e mi è montata una gran rabbia». Antonio ha confessato di aver ucciso Eleonora e Daniele. Al momento dell'aggressione indossava una maschera. Ma perché? Lo aveva fatto per torturarli. Antonio aveva concepito un piano grandioso. Sarebbe dovuto essere il suo grande riscatto. Li avrebbe terrorizzati, torturati e uccisi. Poi avrebbe lasciato una scritta sul muro, una sorta di ammonimento per tutti quelli che l'avevano sottovalutato e ignorato. Lo avevano ritenuto inoffensivo e inutile, e questa era la sua risposta. Antonio era convinto che uccidendo qualcuno la sua vita sarebbe migliorata. Antonio aveva programmato tutte le sevizie e tutte le operazioni successive all'omicidio, ma non aveva calcolato il grande caos che avrebbe creato uccidendo 2 persone con 79 coltellate. Nonostante Antonio avesse programmato tutto nei minimi dettagli, in quella mattanza durata 10 minuti ha compiuto numerosi passi falsi. Un filmato ripreso da una delle videocamere di sorveglianza della zona riprende Antonio che si allontana dalla scena del crimine. Il ragazzo aveva studiato tutte le videocamere di sorveglianza della zona, ma non ne conosceva effettivamente il campo di azione. Era convinto infatti che gli sarebbe stato sufficiente attraversare la strada per uscire dal campo di ripresa, invece non era così. Ha insospettito subito il percorso innaturale che aveva fatto. Inoltre, il ragazzo era a volto scoperto e aveva delle macchie di sangue sui jeans e quindi questa cosa ha attirato subito l'attenzione degli inquirenti su di sé. Inoltre, in una ripresa di qualche manciata di minuto prima, si vede lo stesso ragazzo che indossa una mascherina che poi è stata ritrovata sulla scena del crimine. Dentro l'appartamento teatro della mattanza sono stati ritrovati una mascherina nera, un frammento di guanto in lattice e la fodera di un coltello. Il tutto è entrato in possesso dei RIS. Un'altra prova molto importante sono stati i 5 bigliettini ritrovati. Gli inquirenti hanno confrontato la calligrafia dei bigliettini
con la firma sui documenti di Antonio De Marco e hanno trovato subito una compatibilità molto alta. Un altro fatto che ha insospettito gli inquirenti è stata la scomparsa della foto di profilo WhatsApp sul telefono di Daniele. In una prima ispezione questa si vedeva chiaramente, successivamente non si vedeva più, perché Antonio ha bloccato e cancellato sul suo telefono il numero di Daniele e questo ha accentuato subito i sospetti. Inoltre, essendo un ex coinquilino dei fidanzati, sicuramente Antonio aveva avuto la possibilità di farsi una copia delle chiavi. Tutti questi passi falsi hanno portato all'arresto del ragazzo. Pezzi di un puzzle che il gruppo investigativo di Lecce, aiutati dai RIS di Roma e dal gruppo crimini violenti del ROS, hanno ricomposto in una settimana. Il processo è durato 4 mesi e la sentenza è stata pronunciata il 7 giugno del 2022 dalla Corte d'Assise di Lecce. Ad Antonio è stata data la pena massima, l'ergastolo. Non è stato disposto l'isolamento diurno di 1 anno come era stato richiesto dalla procura. In aula non erano presenti né Antonio né i suoi genitori. Nell'aula bunker di Lecce era presente la mamma di Eleonora, che durante la sentenza è scoppiata a piangere ed è stata accompagnata in un'altra saletta, dove è dovuta rimanere per diverso tempo. Gli avvocati difensori di Antonio De Marco avevano richiesto un'ulteriore perizia psichiatrica che è stata rigettata. Avevano avanzato una richiesta di non imputabilità, in quanto Antonio sarebbe affetto da un disturbo dello spettro autistico unito a una psicopatia e quindi non sarebbe stato capace di intendere e di volere nel momento dell'omicidio. Secondo il pubblico ministero, però, Antonio sarebbe stato in grado di intendere e di volere, perché aveva programmato e organizzato l'omicidio per poter sfogare la propria rabbia. Un caso drammatico, una violenza inaudita, scatenata dalla rabbia, dal rancore e dall'invidia di un ragazzo che sembra un ragazzo come tanti altri. Quante persone come Antonio vivono logorate dai propri demoni? I demoni di Antonio hanno preso il sopravvento e si sono sfogate letteralmente su 2 persone a caso. Chissà quante persone incontriamo ogni giorno che esternamente ci sembrano calme, tranquille, inoffensive e che in realtà sono un Antonio De Marco. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Non vedo l'ora di leggere le vostre opinioni nei commenti e vi aspetto la prossima domenica. Ciao!